Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti, perdonatemi la voce, perdonatemi che ci aspettavate molto probabilmente ieri sera nell'immediato post partita, ma sono knockout con l'influenza da lunedì, non vuole andare via, si trova bene, speriamo che diciamo con l'affitto pagato fino a domani se ne possa andare quanto prima perché mi sta irritando e non poco. Cerchiamo di racchiudere un attimo questa partita che è la resa dei conti del Napoli. Barcellona-Napoli, usciamo dalla Champions a testa alta, non lo voglio leggere più da nessuna parte perché uscire a testa alta sembra un alibi di quelle squadre che sono in Europa quest'anno, poi per 5 anni non le vedi, poi ritornano, sai, le outsider. Invece il Napoli, essendo stato in Europa per molti anni di fila, dovrebbe andare a giocare queste partite con un piglio diverso e con due attributi molto più grandi di quelli che sono stati mostrati ieri, più piccoli delle biglie. Ma ci arriviamo e andiamo a vedere episodi arbitrali che hanno condizionato la gara. Condizionato forse no, non è un alibi che voglio trovare assolutamente perché la partita l'avremmo persa comunque in, in qualsiasi circostanza e con qualsiasi altro arbitro e su qualsiasi altro campo. Giocata così, però vanno analizzate le situazioni perché è giusto parlarne ed è giusto ovviamente denunciare situazioni che a livello di regolamento sono poco congrue. Ecco, prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale, ovviamente attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta carico un nuovo contenuto e ci vediamo, ci sentiamo, ci confrontiamo nella sezione commenti qui sotto. Fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate e le sensazioni che avete provato ieri sera. Allora, è un Napoli, è un Napoli uguale a ciò che è stato. Mi rifaccio al commento di Filomena, se non vado errato, sotto uno degli ultimi video che mi scriveva da aprile scorso il Napoli ogni qualvolta si alzava il livello dell'avversario uscivano fuori queste lacune difensive che si è portato avanti fino a ieri sera. E io ovviamente ho risposto con Calzona vedo un tantino di ordine in più, sono fiducioso. Partita di ieri sera mi si è ricapovolto di nuovo il mondo addosso ed è un Napoli che non ha una fase difensiva, ecco quello visto ieri sera. Comunque ci arriviamo e andiamo a vedere le statistiche del match. Ci sono delle dichiarazioni di Calzona che non mi sono piaciute e forse diciamo è un tassello che va a gravare sulla partita giocata a livello mentale, ma ci arriviamo. Statistiche. Tutto in favore del Barcellona, 2,61 l'XG, solo il possesso palla, ma ce ne facciamo ben poco, 53 a 47, 24 tiri, 10 nello specchio per il Barça, 14 e 4 nello specchio per il Napoli. Poi ci sono ovviamente tutti gli attacchi pericolosi, eccetera, eccetera. La cosa curiosa perché stiamo analizzando i dati sempre in tutte le partite che appunto commentiamo sono i chilometri percorsi 120 a 119. Il Napoli non aveva mai corso così tanto, almeno a quanto ricordo quest'anno, segno che comunque in Europa o corri e dai intensità al tuo calcio, altrimenti te ne vai a casa. Queste sono le statistiche. Moviola l'1-0 del Barcellona parte da un calcio di punizione che non c'era. Traoré prende il pallone e va bene. Va bene, noi accettiamo che quella punizione l'hai fischiata, perché comunque noi, dopo aver ribattuto il pallone, lasciamo campo aperto. Il Barcellona ha marcato tutti quanti a 5 metri, senza andare sull'uomo, che non lo so, forse prendono qualche multa se si avvicinano all'uomo i calciatori del Napoli, non lo so come funziona, però il fatto è che prendiamo l'1-0. Poi ci sta questo fallo che anche in epoca pre-VAR, senza pensarci su, arrivava l'arbitro di turno, cartellino rosso e ti mandava a fare la doccia. Ieri niente da fare, non è stato visto nemmeno al VAR e va bene così. Calcio di rigore, davanti, step on foot, da dietro c'è anche una spinta, gambe che si incrociano, comunque era calcio di rigore tutta la vita. E in ultimo c'è la rimessa laterale del 3-1 che praticamente non dovrebbe esistere perché c'è fallo su Lindstrom poco prima. Scusate. C'è fallo su Lindstrom poco prima. Però
c'è anche da dire che noi su quella rimessa abbiamo difeso come una squadra di Lega Pro, o forse anche peggio. Detto questo, non voglio appellarmi agli episodi arbitrali, li ho solamente analizzati perché l'arbitraggio di ieri è stato scarso nella maniera più assoluta. Fatto è che il Napoli deve vedere cosa fare a livello difensivo perché così non andiamo da nessuna parte. Come finiremo con Inter e Atalanta? Non lo so. Finiremo carichi di palloni? Può essere. La partita di ieri è stata approcciata secondo me male anche perché gli viene fatta una domanda a Calzona nella conferenza pre-partita. Come si allena la paura? Come si allena la paura? Calzona risponde chi ha paura senza che le viene a giocare proprio queste partite. Risposta che potrebbe essere anche, sai, allettante per dare carica, eccetera, eccetera. Io mi rifaccio alle parole di un allenatore che era sulla panchina del Napoli, non quello dell'anno scorso, ancora prima, che diceva che la paura nella giusta quantità alza il livello di concentrazione al massimo e quindi rendi molto di più di come dovresti rendere. E io mi rifaccio a quelle di parole piuttosto che a quelle di Calzona. Nel post partita è una fase difensiva che non funziona. Sì, sì, non c'è stato molto tempo per allenarla comunque questa fase difensiva. Io sono d'accordissimo che il tempo è stato poco, perché la fase difensiva richiede un tantino più di tempo per registrarla, però qua non parliamo di una fase difensiva che va aggiustata, qua parliamo di una fase difensiva che non esiste, quindi determinati movimenti semplici non è che ci vogliono 60 mesi per poterli incamerare. Esce il terzino, non scala il centrale e lasci l'esterno ovviamente andare in porta. L'abbiamo visto con la Juve, l'abbiamo visto con il Real Madrid, l'abbiamo visto ieri, l'abbiamo visto sempre, al di là di ciucci che volano e calciatori che restano così a guardare il pallone sui cross e su spioventi che scendono dal cielo e non sanno cosa fare, prendiamo gol di testa assurdi, così come il gol che abbiamo preso contro il Torino, per amor di Dio, gesto di Sanabria, tutto quello che vuoi, però siamo lì a guardarci i palloni che scendono dal cielo e non lo so perché, forse ci sarà qualche bonus fuori busta paga, può essere qualcosa che non sappiamo. Comunque c'è una traversa di Olivera da registrare sul finale. Non voglio fare l'ignorante come un sacco di persone stanno facendo e stanno dando, ovviamente per situazione grave. Quel colpo di testa di Lindstrom è una situazione grave sicuramente. Rimetti la partita sul 2-2, sì, però non possiamo arrivare a quel colpo di testa senza poi considerare tutta la partita. Quindi sicuramente l'errore c'è ed è grave, però non è quello l'errore che poi ti ha mandato a casa, ecco, come lo stanno facendo passare. Assolutamente no, almeno questa è la mia visione e il mio punto di vista. Andiamo un attimo a pagellare, tra virgolette, a controllare le pagelle che ho fatto diciamo, tra uno sfogo febbricitante e l'altro ieri. Se le trovo ve le dico anche, eccole qua. Allora, 6 e mezza a Meret si è fatto trovare pronto su tutti i tiri parabili, ecco, del Barcellona. 6 a Mario Rui, 6 a Rachmani, 5 e mezza a Juan Jesus perché a livello di dirigere la difesa non ci siamo. Rachmani si prende il 6 per il gol e per quella scorribanda in avanti che ha fatto, perché io volevo sapere in quella circostanza dove sono le mezzali. Cioè c'è il centrale di difesa addirittura a ribadire in rete un passaggio raso terra dalla linea di fondo. Normale ci sono le mezzali, ci sono i centrocampisti, cosa che ieri non abbiamo visto. Di Lorenzo 5. Sarebbe ancora più basso il mio voto, ma non voglio andare sotto il 5. Però Di Lorenzo, senza che ci prendiamo in giro, quando stecca la partita la stecca. Quindi ieri è insufficiente per me, 5. Traoré 5 il primo tempo, è forse una sufficienza per parte del secondo, comunque 5 e mezzo a Traoré, ma deve entrare un attimo nei meccanismi perché ci siamo e non ci siamo. 6 a Lobotka sì, sicuramente, alla fine è l'unico che cerca di dare ordine
e ovviamente se non sei seguito però non riesce. 4 ad Anghissà, non mi è piaciuto assolutamente e crea disordine quando è fuori, quando non è in giornata e quando non riesce a recuperare i palloni. È più una perdita che altro in mezzo al campo. 5 e mezzo a Kvaratskhelia, non sufficiente. 4 ad Osimhen perché quando vai in fuorigioco 6-7 volte vuol dire che tu stai pensando praticamente ad altro. Il guardalinee lo guardi quando ti metti tra i centrali, oppure stai pensando che stai pensando al ciuccio che vola anche tu. 4 ad Osimhen, assolutamente. Sufficienza per Politano perché almeno si è dannato l'anima nella doppia fase e ci sta. Dalla panchina non do voti, anche se sono tutti insufficienti. Olivera per me è da 4 per come è entrato e non capisco perché Calzona l'ha fatto entrare. Ci arriviamo al voto di Calzona, 5. Il cambio Mario Rui per Olivera non lo capirò mai. Non lo capirò mai perché Mario Rui era uno dei migliori in campo insieme a Lobotka, punto primo. Punto secondo, se volevi vincere la partita, o meglio, pareggiare la partita, dovevi fare entrare Simeone e non Lindstrom in quel frangente, ti mettevi con la doppia punta e forse qualche opportunità di pareggiarla o portarla a casa, poi lo si doveva vedere, l'avresti avuta. Quindi insufficienza per Calzona e mettiamoci l'anima in pace perché il Napoli di ieri è tornato quello che era da settembre o se vogliamo tornare ad aprile scorso, ma da settembre in avanti questo è il Napoli. E adesso c'è Inter e Atalanta che possono fare bottino pieno contro una squadra che difensivamente non ha praticamente niente. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Un bacio a tutti. Forza Napoli. Ciao.